È nella stagione invernale, quando i suoi panorami tornano ad essere percorsi dal vento, gli scogli battuti dalle onde, che si può davvero comprendere l'autentica e struggente bellezza di Porto Venere. L'estate, si potrebbe dire, nasconde ciò che l'inverno rivela. In questa stagione, gli abitanti di Porto Venere ritornano ad essere signori incontrastati del loro paese. Anche il mare, liberato dalle molte imbarcazioni da diporto che lo affollano in estate, torna ad essere mare, profumo di salmastro, specchio del cielo e libero orizzonte. Soltanto una piccola barca da pesca sfida il vento ancora freddo che soffia da nord. Il suo rientro in porto attira chi vuole comperare del buon pesce fresco e anche qualcuno che, più semplicemente, è soltanto curioso di vedere se la pesca è stata più o meno fortunata. Con l'arrivo della primavera riprendono i flussi dei visitatori. È certamente una presenza gradita, dato che il borgo vive principalmente di turismo, ma è altrettanto certo che con l'affollamento si perda un poco della magica atmosfera di questi luoghi. Non solo gli umani raggiungono Porto Venere con la bella stagione. La sula bassana è un uccello marino tipico dell'Atlantico settentrionale che da alcuni anni ha scelto di nidificare proprio a Porto Venere, primo caso in Italia e secondo nel Mediterraneo. Costruisce il nido non tra le rocce, ma su piccole imbarcazioni e, cosa ancora più strana, utilizza soprattutto brandelli di plastica, purtroppo facilmente reperibili in mare. Nel 2016 una giovane sula morì proprio a causa di un filo di plastica usato per il nido. Porto Venere ha nel tempo esercitato il suo fascino anche su molte persone nate e vissute altrove, venute in questi luoghi per cercare un modo di vivere meno stressante e relazioni umane più autentiche e quasi introvabili nelle grandi città. Me lo fai un caffè? Dai che poi vado giù, dai che stamattina c'è da fare. Va bene. Che ieri un po' di roba è andata. Guarda, è caldo. Con me dopo, Sì, patata, sì. Vieni giù in bottega? Va bene. Grazie. Renato ha lasciato da tempo la Lombardia e qui ha trovato Maria Francesca, che è diventata sua moglie. Andiamo di già. Andiamo. Nel suo piccolo laboratorio di ceramista realizza oggetti di creta ispirati al mare e al borgo, ai quali dà i luminosi colori della Liguria. Io sono venuto per caso a Porto Venere una trentina di anni fa, perché essendo di Brescia, a Brescia facevo dell'altro, però ero stanco di stare a Brescia, ero stufo, volevo venire a stare al mare, volevo fare un lavoro un po' più tranquillo e infatti sono venuto qui e ho aperto un'attività. Poi ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati, con lei ho fatto un'altra attività ancora, quindi diciamo che da Porto Venere sono 30 anni che sono qua, ho già fatto parecchie cose. Tu hai aperto il ristorante?
Uno dei manufatti maggiormente apprezzati è il classico gozzo ligure, che Renato realizza con pochi rapidi gesti, ritagliando una farfalla da un foglio di creta steso con il mattarello, quasi fosse pasta frolla. Caso vuole, senza cercarlo, che è saltato fuori che lavorare alla creta mi sarebbe piaciuto, ho provato, la cosa mi è venuta abbastanza bene e di conseguenza sono una decina d'anni che abbiamo cominciato con il laboratorio, io e mia moglie. Io abito sopra il laboratorio, quindi è anche comodissimo. Allegra, brava, Questo qui è un passaggio mica tanto professionale, Quelli bravi lo fanno a mano. Io invece mi aiuto con gli elastici come i carrozzieri. Dato che la piccola barca è stata cotta una prima volta, è il momento di decorarla con gli acquerelli. E viviamo benissimo a Porto Venere, non ci sposteremo mai più perché è un altro tipo di vita e l'attività mi dà da vivere, mi piace, mi soddisfa e sono contento di quello che sto facendo. Non rimane che immergerla nella cristallina, una miscela di polveri diluita nell'acqua. Dopo un'ultima cottura, gli oggetti prendono una consistenza vetrosa e i colori inizialmente opachi si illuminano di brillanti riflessi. È arrivata l'estate e la bellezza del borgo attira ogni giorno sempre più visitatori. Il 17 agosto, ricorrenza della Madonna Bianca, patrona di Porto Venere, la folla gremisce ogni angolo del paese. Al tramonto, i volontari del soccorso alpino accendono migliaia di ceri disposti lungo tutto il promontorio. Molti attendono il buio da bordo di imbarcazioni per godersi dal mare lo spettacolo. Ogni lembo di roccia è punteggiato di luce e il paesaggio offre straordinarie suggestioni. Anche in questa stagione è però possibile trovare angoli appartati dove il vociare della folla arriva attutito e presto scompare del tutto. Uno di questi è l'Orto di Luigi, uno dei luoghi più panoramici e allo stesso tempo isolati del borgo. Io sono nato a Porto Venere, ho sempre vissuto qui, certo un piccolo periodo di navigazione di 7 anni intorno al mondo, ho visitato posti stupendi, però alla fine il mio posto era a Porto Venere con il vantaggio che io ho un orto unico che coltivo da 24 anni, quindi mangio prodotti sani. E lo vedo su me stesso e mi sento facile come quando ne avevo 50, ne ho quasi 80. Un orto in una posizione tanto particolare è un privilegio che Luigi custodisce gelosamente. Questo è il suo piccolo regno, tanto prezioso da meritare ogni cura. Tra le sue mura, il tempo torna ad essere quello della natura e dei suoi cicli. È un luogo dove tra uomo e natura si ripropone l'antica e oggi troppo spesso dimenticata alleanza. Hai visto?
Accudito e curato a dovere, l'orto non manca di dare i suoi frutti. Qualche anno più abbondanti e altri meno, ma sempre di ottima qualità, grazie alla benefica azione del sole e della salmastra umidità trasportata dal mare. Siamo arrivati. Con la frutta che non consuma fresca, Luigi realizza delle marmellate. Conserva anche gli ortaggi. Messi sotto l'olio della Riviera Ligure, mantengono intatti sapore e fragranza. Nell'arcipelago di Porto Venere c'è un altro luogo che non risente dei flussi turistici: l'isola del Tino. Essendo zona militare dai primi del Novecento, si è salvata dalla speculazione edilizia. Oggi è un prezioso lembo di incontaminata macchia mediterranea. L'isola ospita un faro che è considerato tra i più belli d'Italia. Come tutti quelli che sorgono solitari in mezzo al mare, anche quello del Tino porta con sé un'aura di mistero che accresce il suo fascino. Renzo è stato l'ultimo fanalista e per anni ha potuto essere signore incontrastato di tutta l'isola. Io sono venuto qui nel 78, prima lavoravo nell'industria privata, facevamo pronto intervento a bordo alle navi, pur di entrare in questo servizio ho fatto carte farsi perché l'ho sempre desiderato venire a lavorare sul mare. Mia moglie come poteva era sempre qui sull'isola perché mi piaceva tantissimo leggere, una che ha letto 20.000 libri, ecco. Lei aveva le sue mansioni, stava addetta a annacquare l'orto, stava addetta agli animali, lei sapeva gestire il faro come lo sapevo gestire io. A volte andavo la sera a calare un pezzo di rete qualcosa, poi guardavo il faro e dicevo stasera non accende, poi dicevo lo vedevi che l'aveva acceso. Grosse mareggiate ce ne state tantissime, ci sono stati momenti anche di fulmini che sono entrati dentro il faro la notte che ha spaccato tutto, non c'è rimasto più nulla. Esploso tutti i cavi elettrici e tutte le tubazioni dell'acqua dentro il muro. Le piante, vedevi le piante fini qui che circondano il faro, quando ci batteva i fulmini esplodevano, vedevi i pezzi 30-40 metri. A me mi capitava a volte ogni 5-6 mesi, a volte di scendere per problemi di comune, di fogli, documenti. Arrivavi ad andare in comune, ad esempio, o qualche altro ufficio, la gente in fila, no, mi sei passata avanti, no, c'ero prima io. Guarda la gente cos'è ridotta. Io sono andato in pensione che mi mancava 3 mesi a 50 anni veri e effettivi di servizio. Però a me questo mondo qui mi manca tantissimo. Se uno non ha provato questo tipo di libertà che ho avuto io, non si rende conto. La gente fa, dice, io ho 1 anno, ho sempre 2 anni, mi mandano in pensione. E io non ci volevo andare e mi tocca andarci per forza. Data la sua condizione di zona militare, al Tino è vietato non solo sbarcare, ma anche semplicemente avvicinarsi alle sue coste oltre il limite stabilito. Marco è una delle persone incaricate di far rispettare il divieto. Suo primo compito, quando al mattino giunge sul posto, è effettuare un giro di ronda lungo tutto il perimetro.
giro che in estate viene ripetuto nel pomeriggio. Quando nel 1989 è sbarcato la prima volta sul Tino, la sua emozione è stata enorme. Ricorda di aver pensato al paradiso terrestre. La dimora che gli è stata destinata sull'isola è molto semplice, quasi spartana, e tuttavia è accogliente. E a un po' di comfort si può comunque rinunciare, potendo vivere anche solo per poche ore in un luogo così. Il declinare dell'estate porta con sé il brutto tempo. Ma brutto tempo è un'espressione che male si adatta a luoghi come Porto Venere e i suoi dintorni. La pioggia non toglie nulla al loro fascino e forse addirittura lo accresce. Anche in autunno i visitatori non mancano. Ai più attenti e sensibili, il borgo regala comunque atmosfere ricche di emozione. Il lastricato e la superficie del mare risuonano battuti dalla pioggia. La vegetazione rilascia un intenso profumo. E a ben guardare si può notare come il grigio sia in realtà una tavolozza ricca di infinite sfumature. Quando l'inverno si avvicina, anche sull'isola Palmaria cessa il frastuono vacanziero. Dopo i mesi durante i quali si è dedicato agli ospiti della sua struttura, inizia per Andrea un periodo anche di solitudine, ma cercata e voluta come scelta di vita. È il momento di dedicarsi alla casa e al giardino che la circonda. Questi sono i lavori che facciamo qua in inverno sull'isola, di sistemazione dei giardini, di sistemazione della casa. Un po' siamo sulla riva del mare come vivere in barca e quindi diciamo che bisogna lavorare sempre. Ecco. E è una fortuna perché in inverno non è che ci siano particolari attività da fare qui. Siamo una ventina di residenti e sono poche le volte che ci incontriamo. Ecco. Ognuno sta diciamo nei suoi luoghi, però è una vita piacevole. Molto tranquilla, si sente anche dei rumori completamente assenti. E l'unico amico e compagno sull'isola è il mio cane, Leon, che mi dà anche una grossa mano a lavorare. Si mette, si frappone tra la zappa e il terreno e quindi diventa tutto più difficile, ecco. No, meno male che ho lui, che è diciamo è anche un modo per uscire un po', perché l'inverno qua purtroppo l'isola è esposta in modo che il sole praticamente per 2 o 3 mesi non raggiunge il punto dove siamo, quindi si sta molto in casa, si legge, si sistema e poi ho la scusa di avere il cane per fare delle lunghe passeggiate, che sono diciamo la cosa più bella da fare qua sull'isola in inverno, non essendoci nessuno. È certo una vita un po' solitaria. Una delle cose più belle di stare in questo posto è che diciamo che gli elementi della natura, i venti ti condizionano molto. Uno in città non se ne accorge, ecco, ma il vento che cambia da un momento all'altro, dal sud o da nord, ti cambia le temperature, l'umidità, l'arrivo della pioggia, l'arrivo delle correnti e quindi difficoltà per attraversare il canale e anche per le cose quotidiane, ecco, qui diventa tutto un po' più complicato. Però è la bellezza di questo posto, il paesaggio è sempre lo stesso ma con la luce, i colori, il vento,
cambia continuamente, è veramente uno spettacolo unico, non solo Porto Venere di fronte, ma tutta la catena appenninica e le Alpi Apuane. C'è una luce incredibile che arriva da est, con il sole che sorge dietro le Apuane e Porto Venere che si illumina di questo rosso. È come vivere in un film, sono immagini veramente forti che ti fanno sentire delle emozioni molto forti e vere, ecco. A lui gli piace tanto, quasi si addormenta, intanto mentre ci sono controllo se ha parassiti, se ha zecche, cose varie. Purtroppo vivendo qua è molto facile, ecco. Nonostante gli accorgimenti vari di prodotti, però può capitare. Molto meno fortunatamente nella stagione estiva, perché lui fa il bagno tutti i giorni e quindi i parassiti non amano l'acqua di mare, ecco. E sarebbe bello poter dire che una delle cose che mi piacciono di più della solitudine invernale è quella di aver tempo per cucinare. In realtà non ho mai amato cucinare e non sono capace. Ho la fortuna che fortunatamente in Liguria va molto il pesto, che è molto semplice da fare e quindi abbiamo i prodotti molto buoni. Oggi sto facendo una pasta al pesto. E se potessi fare tutt'altro mi piacerebbe avere una cuoca che cucinasse per me delle zuppe meravigliose, ma purtroppo non è possibile. La sua scelta di vivere tutto l'anno in un'isola così appartata, anche se allo stesso tempo così vicina alla terraferma, potrà forse apparire estrema, specialmente nei mesi invernali. La si comprende se si considera che uscire dal mondo, come almeno in parte lui ha fatto, vuol dire spesso ritrovare se stessi. Porto Venere è stata in passato frequentata da poeti e scrittori. Non per nulla il golfo di cui costituisce la punta estrema si chiama Golfo dei Poeti. Lord Byron vi ha trovato l'ispirazione per alcune delle sue liriche più belle. Anche oggi però ci sono uomini di lettere che hanno scelto di stabilirsi qui. Alberto Cavanna è uno scrittore di successo che nei suoi libri ha spesso preso questi luoghi a sfondo delle sue storie. E anche della sua casa ha fatto una creazione letteraria. La mia casa per me è come uno dei miei libri, è una storia che ho creato. Infatti molti quando vengono qua mi dicono: ah, ma questa torre è vera, questa casa è vera, cos'era? Era un castello. Io gli dico: perché deve essere vera? L'importante è che sia bella e che ci si stia bene. Così come d'altronde la storia non sempre rispecchia la realtà dei fatti quanto una rappresentazione di comodo. Ecco, questa è la mia rappresentazione di comodo di come deve essere una casa, poi che sia vero o non lo sia non importa. Vive a Polverara, un piccolo borgo immerso tra i rigogliosi boschi della vicina Val di Vara. Un luogo di grande pace e tranquillità, l'ideale per trovare le ispirazioni dei personaggi che andranno a popolare le storie raccontate nei suoi libri. Io ho iniziato a scrivere dopo un trauma, come molti. Avevo perso il lavoro, sono rimasto a casa dopo un periodo in cui lavoravo anche 12-14 ore al giorno e mi sono trovato a guardare il muro bianco. E dopo un po' ho iniziato prima a scrivere degli articoli tecnici su come si lavora il legno a bordo
e poi invece mi sono dedicato, ma all'inizio proprio quasi per scommessa, a un racconto. Ho scritto un racconto, poi i racconti sono diventati 2 e i racconti sono diventati un libro, e quello è stato l'inizio. Alberto è anche un ottimo disegnatore e ama realizzare lui stesso le illustrazioni delle sue opere. Portovenere è un posto che a me è piaciuto molto. Io credo che quando uno si lega a un territorio e lo ami, così come del resto ami la gente e le sue storie, poi fa fatica andare da un'altra parte a scrivere qualcosa. Cioè, io sì, vedo, mi allontano, però alla fine il protagonista ha sempre radici da queste parti. Con l'arrivo dell'inverno, i forti venti sollevano alte onde rabbiose. Le forze primordiali della natura riprendono il sopravvento sulla calma estiva. Da secoli, ogni anno, la chiesa di San Pietro affronta i marosi che si infrangono con violenza ai suoi piedi e sferzano le sue solide mura. I turisti sono molti meno. Dopo mesi di affollamento, hanno di nuovo lasciato agli abitanti il pieno possesso di un paesaggio che ora appare ancora più selvaggio. Presto tutto ricomincerà. Come ogni anno, migliaia di persone torneranno ad affollare questi luoghi. Ma in ogni momento sarà sempre possibile trovare un angolo di pace su queste schegge di roccia conficcate nel mare.